Buongiorno, oggi parliamo di investimenti e vi voglio spiegare un concetto fondamentale per chi investe i propri soldi, cioè quando prelevare, liquidare o incassare il proprio investimento. Questo perché se avessi saputo rispondere a questa domanda da neofita, probabilmente avrei evitato alcuni errori. Quindi, quando una persona deve liquidare i propri investimenti, in realtà l'errore sta nel quando viene data questa risposta, perché tutti noi dovremmo avere risposta a questa domanda sempre e la risposta a questa domanda deve essere data prima di fare un qualsiasi investimento, in modo tale che poi quando siamo nell'operatività dell'investimento, qualsiasi essa sia, sappiamo cosa fare sia in positivo che in negativo. Vi faccio due esempi così è tutto molto più facile. Io ho iniziato ad investire nel Bitcoin, come sapete dalla mia rubrica dei miei investimenti, che se vi siete persi andatevi a recuperare così vedete anche tutti gli altri miei investimenti. Comunque, prima di investire il mio primo centesimo nel Bitcoin mi sono fatto questa domanda: quando liquido il mio investimento, quando prelevo i miei soldi e ho sia una strada positiva che una strada negativa, perché un investimento può andare sia positivamente che negativamente. Quando si investono dei soldi si ha sempre un rischio, quindi ricordatevi di fare le vostre opportune considerazioni e io come sempre non sono un consulente finanziario, condivido semplicemente la mia esperienza. Quindi di nuovo fate le vostre opportune considerazioni ed informatevi, continuerò a dirlo per sempre. Comunque nell'investimento sia una strada positiva o una strada negativa e prima di depositare anche un solo centesimo dovete sapere cosa farete in caso positivo e cosa farete in caso negativo. Per esempio il mio target nel Bitcoin, quindi lo scenario positivo, è quando il controvalore dei Bitcoin che ho investito varrà 50.000 euro, io preleverò. Se non dovesse mai arrivare quel quando, quindi se dovesse esserci uno scenario negativo, sono disposto a perdere tutti i miei soldi. Quindi so già lo scenario positivo. Scenario positivo, il mio portafoglio di Bitcoin vale 50.000 euro, a 50.000 euro io prelevo, vendo tutti i miei Bitcoin e concludo la posizione positivamente. Scenario negativo, il Bitcoin vale 0, io ho perso tutti i miei soldi. Quindi a priori so che potrei perdere tutto e sono disposto a perdere tutto quello che ho investito. Però molto spesso questa risposta o questo fatto arriva soltanto dopo che si è investito. Quindi se siete già nel dopo, date immediatamente risposta al vostro scenario positivo e al vostro scenario negativo, così poi avrete anche meno possibilità di farvi condizionare dalle emozioni che sono il male nel campo degli investimenti. Ovviamente il caso positivo e negativo dipendono anche dalla tipologia dell'investimento. Se stessimo parlando di azioni, molto spesso si imposta uno stop loss, cioè un prezzo dove andiamo a vendere molte volte automaticamente l'azione in perdita e quindi consolidiamo le nostre perdite perché avevamo pianificato che sotto quel livello o a quel livello non avremmo perso altro e avremmo considerato la nostra posizione errata e quindi il nostro investimento errato. Per carità, negli investimenti si può anche sbagliare, anzi si deve sbagliare, ma l'importante è che quelle volte in cui azzecchiamo facciamo più soldi rispetto alle volte in cui non ci azzecchiamo e perdiamo i nostri soldi. La somma tra queste due cose, quindi guadagni e perdite, deve essere un valore positivo, così possiamo fare il cerchio in modo positivo e quindi guadagnare qualcosa dai nostri investimenti. Un altro esempio che voglio farvi, che è un po' meno tradizionale, è il peer-to-peer lending. Per chi non sapesse cos'è il peer-to-peer lending, qui sotto in descrizione vi lascio tantissimi link e articoli per andarvi ad informare, dove ne parlo e approfondisco di cosa sto parlando. Quindi se non sapete cos'è il peer-to-peer lending, qui sotto trovate tutto. Qual è il mio obiettivo nel peer-to-peer lending e quando incasso gli investimenti fatti nel peer-to-peer lending? In caso positivo, in realtà, dato che penso questo investimento come piano di accumulo a lunghissimo termine, piano di accumulo a vita, diciamo, non ho intenzione di prelevare o liquidare mai l'intero portafoglio o l'intero piano di accumulo nel peer-to-peer lending. La mia intenzione è passare questo portafoglio, questo accumulo che io ho fatto in vita a mio figlio o comunque alla mia famiglia. Ma invece se mai andrò in pensione, un domani al posto di reinvestire gli interessi generati, inizierei a prelevare un po' di interessi che questo portafoglio, questo piano di accumulo genera e li userei per vivere o per divertirmi un domani, se mai andrò in pensione questo, altrimenti l'obiettivo è far crescere questa cosa e poi passarla alla mia famiglia. Ma invece parliamo del caso negativo, perché comunque il peer-to-peer lending è un investimento rischioso, quindi pensare come piano di accumulo
da poi passare alla propria famiglia in un futuro è comunque una cosa parecchio lunga e parecchio rischiosa. Quindi comunque un'altra mia intenzione è, se un domani dovessi aver bisogno di soldi per un altro tipo di investimento più proficuo, per investire su un nuovo mio progetto, su una nuova mia azienda, quello che farei, se non avessi liquidità in altri posti, è prelevare questo tipo di investimento che intanto ha fruttato qualcosa e reinvestire quei soldi in un altro progetto. Però qui c'è un grande problema: alcune piattaforme di peer-to-peer lending non permettono di liquidare istantaneamente il proprio investimento, perché quei soldi sono pur sempre vincolati in un prestito. Però c'è una piattaforma che si chiama Bondora con il piano Go and Grow che permette di prelevare istantaneamente, quindi quella sarebbe la piattaforma dove, nel caso un domani dovessi aver bisogno di soldi, quella sarebbe la piattaforma dalla quale andrei a prelevare. Poi comunque, se volete informarvi ulteriormente su Bondora e sul piano Go and Grow, qui sotto in descrizione vi lascio un link alla mia video recensione. E oltretutto, se dopo aver fatto tutte le vostre ricerche voleste investire su Bondora, qui sotto in descrizione trovate un link con un bonus di 5 euro al vostro primo investimento. Però come sempre fate le vostre ricerche. Mentre, caso estremamente negativo, le piattaforme di peer-to-peer lending falliscono, il mio investimento fallisce, sono disposto a perdere tutti quei soldi, perché inizialmente ho investito e messo da parte quei soldi consapevole e disposto che avrei potuto perderli tutti e che posso permettermi di perderli tutti. Quindi, ricapitolando velocemente, quello che farei con il peer-to-peer lending è: per le piattaforme che non si possono liquidare velocemente, cercherei di accumulare dei soldi e poi un domani, quando semmai sarò in pensione o semmai vorrò togliermi qualche sfizio, inizierei a prelevare mensilmente o annualmente gli interessi generati da questo accumulo di soldi, e poi un domani passerei questo accumulo di denaro, piccolo o grande che sia, alla mia famiglia. Mentre per Bondora, che si può liquidare velocemente, farei lo stesso processo, a meno che non ci sia qualche altra possibilità di un altro tipo di investimento, progetto, o che io abbia bisogno di soldi. A quel punto liquiderei i soldi presenti su Bondora o una parte di essi e investirei o terrei quei soldi per fare altro. Quindi, ricapitolando il tutto, per rispondere alla domanda iniziale, l'errore lo si fa quando non si risponde a quella domanda inizialmente, e voi dovete rispondere a quella domanda in base alla vostra modalità di investimento e in base al tipo di investimento. Come avete visto, io vi ho fatto due esempi per il Bitcoin e per il peer-to-peer lending, e anche per le azioni. La risposta iniziale a questa domanda oltretutto vi rende più coscienti e vi fa dominare le vostre emozioni. Comunque, a mente fredda, ripeto, a mente fredda, quindi senza essere influenzati dalle emozioni per un grande risultato o per una perdita, non è detto che non possiate rielaborare le vostre risposte, perché magari le vostre prospettive sono cambiate, le vostre abitudini sono cambiate o comunque qualcosa è cambiato. Non è detto che questa risposta possa cambiare nell'arco della vita dell'investimento. Poi comunque c'è da ricordarsi sempre che le perdite ed i guadagni vengono consolidati soltanto quando si liquida il proprio investimento. Quindi ricordatevi sempre che non avete guadagnato fin quando non avete venduto, e anche non avete perso fin quando non avete venduto. Però non fatevi influenzare da questa affermazione, perché se un investimento sta andando in picchiata, forse c'è da fare qualche altro ragionamento e forse avremmo dovuto rispondere meglio a quando liquidarlo. Detto questo, tutte le fonti che ho menzionato in questo video le trovate qui sotto in descrizione. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo video e come e quando rispondete a questa domanda. E noi, che dire, iscrivetevi ovviamente se non volete perdervi nessun altro video. Come sempre lasciate un mi piace se volete supportare il mio canale, e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!